Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme delle golosissime patate ripiene. Sono semplici da preparare, sfiziose e super buone. Prima di andare in cucina vi ricordo come al solito di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, di condividere le mie video ricette con i vostri amici e di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Ed ora mettiamoci all'opera. Sono pochissimi gli ingredienti che ci servono per realizzare questa ricetta. Partiamo dalle patate. Io le ho lessate come si fa per gli gnocchi, quindi la patata intera con tutta la buccia l'ho messa in acqua fredda. Una volta arrivata ad ebollizione ho aggiunto un pizzico di sale e le ho portate a cottura. Dopodiché, quando i rebbi della forchetta vanno giù molto diciamo facilmente, ho scolato le patate, ho aspettato che si raffreddassero e le ho private della loro buccia. In queste due ciotoline vedete del prosciutto cotto finemente tagliato e dell'emmental, anch'essa finemente tagliata. Qui c'è del pane grattugiato e vicino della curcuma. La prima cosa che facciamo è andare a mettere la curcuma, vado a miscelare entrambi. Vedete, abbiamo dato un colore leggermente più deciso al pan grattato. Ed ora passiamo a scavare le patate. Ne prendo una ad una e con l'aiuto di un cucchiaiotto vado gradualmente, facendo attenzione a non romperle, a scavare il loro interno. La patata che levo me la vado a mettere all'interno di una bolla. Una ad una le scavo tutte. Ecco, anche l'ultima è fatta. Ora vi faccio notare quanto sia profonda la cavità, vedete? Vado a mettere 4 cucchiaiotti di patate, così. Assolute, soltanto schiacciate. Vedete? Così sono sufficienti. Nel resto delle patate invece vado a mettere tutta l'emmental e tutto il prosciutto cotto e vado ad amalgamare il tutto. Cominciamo a mettere la farcia all'interno della patata. Facciamo questo lavoro gradualmente, facendo pressione, ma evitando di spaccare la patata. Dobbiamo arrivare con il ripieno a qualche millimetro sotto il bordo, perché noi non lasceremo vedere il ripieno della patata, ma come vedrete ora andremo a ricoprire il tutto con la patata assoluta, così. Vedete? Abbiamo ridato alla patata la sua forma iniziale. Ora, con un filino di olio, appena un filino, così, la spennelliamo tutta intorno, anche sulla base, e ora
nella ciotolina dove c'è il pangrattato con la curcuma. La giro in questo modo, faccio cadere il pane grattato in eccesso e la nostra patata è pronta per andare in teglia. Ecco, le patate sono in teglia. Ora un filo, appena un filo d'olio, e un rametto di rosmarino in forno conferirà tutto il suo profumo alle patate. Poi prima di servirlo potremo anche toglierlo. Ecco, noi siamo pronti per il forno. Il mio forno è preriscaldato a 250 gradi. Le patate avranno bisogno di poco tempo di cottura in quanto dovranno soltanto dorarsi, per cui 10 minuti, 12 minuti saranno più che sufficienti. Le patate appena sfornate, provvediamo a metterle su un piatto da portata. Togliamo però questi rametti di rosmarino perché ormai il loro lavoro l'hanno fatto, hanno conferito il loro profumo durante la cottura. Ora vediamo l'interno insieme. Ve lo faccio vedere meglio. Guardate che meraviglia. Avete visto? Un ripieno morbido e filante. Sono dei piccoli scrigni di bontà. Bene, anche per oggi è tutto. Io mi auguro che questo mio video sia stato di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta, invitandovi come sempre ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e condividere le mie videoricette sui vostri social. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.